il libro di Daniele è un libro veramente figo. Certo, è un libro complicato, un libro che è stato composto in 3 lingue, in ebraico, in aramaico, in greco, ma questo noi lo lasciamo agli esperti che sicuramente non hanno avuto vita facile con questo libro. È complicato perché si tratta di un libro che è ambientato nel VI secolo, nella corte babilonese e poi persiana, che vede al centro l'epopea di questo giovinetto Daniele, ma in realtà il libro è stato redatto nel II secolo prima di Cristo, durante l'inasprirsi della dominazione del re Antioco IV, il quale nel 167 fa erigere la statua di Zeus e dedica il Tempio di Gerusalemme a Zeus. Dunque nel libro si parla del re Nabucodonosor, si entra nella corte, in questa corte in cui ci sono tutti i nemici di Israele, poi ci sono questi giovinetti, i quali con la propria fedeltà all'unico vero Dio riescono in ognuna delle prove a sbaragliare la sapienza, la saggezza presunta dei maghi d'Oriente. E questa immagine, l'immagine di questi giovinetti nelle grinfie del re invasore che tiene testa con la propria forza e la fedeltà alla legge di Israele, è l'immagine centrale del libro, un'immagine che viene creata anche ad arte per rafforzare la fedeltà di coloro che sono oppressi dalla dominazione del re Antioco Epifane. Il libro inizia con Daniele che si rifiuta di mangiare cibi immondi. Daniele si rifiuta di adorare la grande statua eretta dal re, e Daniele che per questo viene gettato nella fornace. Coloro che sono fuori verranno uccisi da questa grande fiamma, mentre il piccolo Daniele, aiutato da un angelo, avrà salva la vita. Il re ne viene colpito e promuove Daniele e i suoi amici a capi di tutte le province del suo vasto impero. Alla morte di Nabucodonosor era volta di Baldassare, il nuovo re, il quale organizza un grande banchetto e durante questo banchetto misteriosamente una mano scrive sul muro 3 parole: Mene, Tekel, Peres. Il terrore avvolge tutta la sala e non c'è nessuno che sa interpretare queste parole se non il giovane Daniele. Quella notte stessa, dopo che il re ha premiato il giovane Daniele, il re muore. Passano gli imperi, passano i re, ma c'è sempre questo giovinetto, la sua fedeltà. Questa volta la sua fedeltà all'unico Dio di Israele lo farà gettare nella fossa dei leoni. Ma anche qui la forza e la misericordia del suo Dio lo salverà e Dario professerà anche egli la fede nell'unico Dio di Israele. Dunque i primi 6 capitoli sono stati scritti per dar forza a coloro che nel II secolo hanno visto l'abominio della desolazione, la statua di Zeus nel Tempio profanato. Poi nel 7° capitolo il libro cambia registro e ci troviamo di fronte a quello che è il frutto più maturo, più importante di questo libro, l'Apocalittica. E sarà sempre bene ricordare che questo genere letterario, che è di difficile interpretazione, nasce sempre e solo in un contesto di lotta, di persecuzione e di guerra. Che cos'è l'Apocalittica? L'Apocalittica, pur nei suoi a volte incomprensibili simboli, nelle visioni, nelle immagini, nei suoi numeri, è essenzialmente una teologia della storia, un venire a capo di quelli che sono i grandi sconvolgimenti della storia, soprattutto nei periodi di guerra. Per capire questo basta leggere il primo grande sogno che Daniele spiega al re Nabucodonosor, il gigante con i piedi d'argilla, una figura maestosa che ha la testa d'oro, che rappresenta il grande impero babilonese, ha il petto d'argento, che rappresenta l'impero dei Medi, le gambe, che sono di bronzo, che rappresenta l'impero persiano, e infine appunto i piedi fatti di ferro e di argilla, che sono le dinastie greche, quelle che metteranno
a repentaglio la storia del Secondo Tempio, quella appunto di Antioco Epifane. In questa situazione di grande desolazione, ecco la teologia della storia, ecco il cercare di interpretare un Israele che non è più libero e che non vede più la mano del Signore operare negli avvenimenti della storia. La teologia apocalittica è una teologia semplice, una teologia essenziale. Dio ha prodotto meraviglie e Dio continuerà a produrle. Il tempo di mezzo è il tempo in cui il male deve in qualche maniera manifestare la sua forza, ma questo male ha i piedi d'argilla, questo male non ha futuro. Nessun impero può arrogarsi il diritto e il potere divino. Questa è l'idea centrale ed infatti quando Israele vuole dipingere il potere arrogante dei suoi dominatori usa l'immagine delle belve, perché ogni dominatore è pari alla bestia. La forza del linguaggio apocalittico risiede proprio in questa capacità di trasmettere in maniera quasi istintiva la potenza divoratrice di coloro che sono tiranni, usurpatori. L'apocalittica è il linguaggio dell'oppresso e allora ancora una volta Israele in questa immagine fa memoria di questo capovolgersi degli imperi e fa arrivare questa immagine nella bestia quella più dolorosa, quella appunto di Antioco Epifane, il quale ha devastato, ha profanato il Tempio. In quella che è la visione centrale del libro di Daniele, che Gesù stesso nel Nuovo Testamento prenderà per sé, noi abbiamo rivelata questa intuizione centrale. Guardando nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno, simile ad un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni, lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai. Il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Questa è l'intuizione di questo libro e questa intuizione che dipinge una teologia della storia è utile per noi oggi, per non lasciarsi mai impressionare dal potente di turno. Ogni impero, soprattutto ogni impero arrogante, è destinato a fallire e la vera umanità, anche nelle nazioni, viene da Dio, viene dalla fedeltà all'unico Dio. Buona lettura.